Quest'oggi con la nostra trasmissione siamo tornati alla Tecnowrap di Fonzaso e siamo con l'amministratore delegato. Abbiamo già parlato di questa azienda, ma è certamente bene ricordare qual è il settore nel quale lavora, qual è il prodotto che realizza. Tecnowrap progetta e produce avvolgitori per carichi palettizzati. Sono quelle macchine che avvolgono con la pellicola i pallet con il loro carico per consentire al prodotto di raggiungere il punto in cui verrà distribuito senza rovinarsi. Quali sono e quante sono le ditte che hanno bisogno di questo tipo di strumento? Tutte? Tutte le aziende che producono prodotti che vengono trasportati su un pallet, su una paletta di legno e che hanno alte produzioni, perché le nostre sono macchine automatiche per alte produzioni. E quando è che è stata fondata la Tecnowrap? Nel 2002 qui a Fonzaso. Come mai avete scelto Fonzaso? Perché questo è il posto giusto, ci sono i ragazzi capaci, preparati, c'era lo spazio per fare la nostra azienda e perché l'indole delle persone che lavorano qua è quella giusta per il nostro lavoro. Queste interviste devono comunicare qualcosa a coloro che sta a casa e che guardano. Dobbiamo comunicare il successo di un'azienda nel Bellunese, di questi tempi poi non è che sia una cosa così scontata, partendo da un dato che è il volume di affari, che è molto aumentato. Sì, quest'anno l'azienda avrà un aumento di fatturato importante, ci avviciniamo a un 40%, passiamo da 3 milioni e 600 mila euro dell'anno precedente a 5 milioni di quest'anno e per noi è un dato importante. Oltre a questo, le persone nostre impiegate aumentano perché solo quest'anno abbiamo aggiunto 11 tecnici all'interno della nostra azienda. Quali sono le figure professionali a proposito che ricercate maggiormente? Un fisico, un meccanico, un elettromeccanico? Tecnici, meccanici ed elettrici e ingegneri, sempre meccanici ed elettrici. E le scuole bellunesi riescono a fornire questo tipo di professionalità e sono abbastanza preparati prima di entrare in azienda? I ragazzi sono preparati, le scuole sono capaci di dare loro tutti gli strumenti necessari per affrontare questo lavoro. Queste 11 persone assunte sono tutti giovani oppure sono persone che magari vengono recuperati da altri mestieri che sono andati in crisi, oppure la vostra linea di assunzione riguarda solamente giovani? Non abbiamo una linea di assunzione particolare, in questo caso abbiamo preferito prendere giovani appena usciti dalla scuola superiore o dall'università. È importante l'informatica nel vostro settore oppure la meccanica è comunque predominante? È importante la meccanica, l'elettronica e anche la parte di programmazione, perché le nostre macchine vanno programmate. E questi programmi li fate voi interni, sono software che producete voi? Quindi? Sono software nostri, fatti dai nostri tecnici. Ingegneri informatici che lavorano specificamente su questo? Possono essere ingegneri informatici, possono essere elettrici, ma comunque persone capaci di capire il funzionamento della macchina e programmarla. Se una persona dovesse trovare un motivo del successo in un mercato così complicato, a parte il fatto che lavorate chiaramente all'estero, vero? Certo. Quindi avete già un mercato che può assorbire rispetto a quello italiano? Sì, lavoriamo, siamo attualmente in 51 paesi, abbiamo più di 500 clienti e siamo nei 5 continenti, per cui la nostra azienda lavora con tutti i paesi, direi tutti i paesi che hanno bisogno di macchine avvolgitrici. Intanto per capire un pochino anche il livello, quali sono clienti che potete presentare come referenza? Io ho visto che all'ingresso alla vostra reception c'è una lista che insomma, fa un po' impressione, sono nomi importanti. Sì, sono nomi importanti perché le nostre macchine sono macchine di elevata tecnologia e sicuramente non sono economiche, per cui devono essere aziende strutturate che si rivolgono a noi. E i nomi ce ne sono tanti, alcuni conosciuti sicuramente possono essere Barilla, Nestlé, Unilever, Coca-Cola. Credo che stiamo parlando dei più importanti marchi al mondo, insomma. Quando un cliente lavora con voi, acquista, è una curiosità proprio da telespettatore, una macchina oppure sono macchine che lavorano in serie? Può acquistare una macchina o può acquistare più macchine che lavorano in parallelo. Questa è una macchina che in qualche modo si rivolge agli automatismi, al scarso intervento che deve avere l'uomo. Quindi penso che bisogna fare in modo che il pacco arrivi, che ci siano dei nastri trasportatori. Questa parte la curate voi? La curiamo noi, li facciamo noi, fanno parte integrante dell'offerta che proponiamo al cliente.
e facendo l'offerta naturalmente dovete fare anche un piano, perché va studiato il percorso, quindi dovete andare sul posto. Andiamo dal cliente e con lui decidiamo come far arrivare il pallet alla nostra macchina e come una volta a volta far arrivare il pallet al loro magazzino. Quindi l'intervento in tutta questa operazione umano è minimo. Sì, la macchina deve essere completamente automatica. L'operatore serve solo a cambiare la bobina quando questa finisce, la bobina di film. Avete dei limiti come grandezza di impacchettamento oppure lunghezza dei nastri trasportatori? Oppure è davvero un lavoro nel quale si può lavorare di fantasia? Beh, la lunghezza dei nastri no, perché se ci sono delle aree ampie da coprire, oltre ai nastri noi offriamo anche delle navette su rotaia che possono fare lunghi percorsi. Dal punto di vista delle dimensioni del pallet, fino ad ora le dimensioni che ci hanno chieste le abbiamo sempre avvolte, perché la nostra macchina viene progettata su misura. Certo è un settore particolare, i clienti sì, in tutto il mondo sono tanti, però c'è anche una concorrenza molto forte. Come si fa a imporsi in un mercato curioso, perlomeno per noi, come questo? Si propongono macchine con una tecnologia elevata sicuramente. Il cliente vuole macchine robuste, vuole assistenza, noi offriamo l'intervento dei nostri tecnici entro 24 ore dalla chiamata in tutto il mondo. Il cliente vuole macchine che consumino poco film, per cui... Ecco, per film cosa si intende? La pellicola? È quella pellicola, dobbiamo fare in modo di mettere la minor quantità di pellicola sul pallet. Noi garantiamo ai nostri clienti in un pallet di altezza 1 metro di poterlo avvolgere in modo idoneo con soli 96 grammi di film. Ma questo materiale, che poi è alla base del vostro lavoro, non viene prodotto da voi? No. Quindi dovete avere un'interazione con le ditte, la vostra ricerca nella possibilità di stirare questa pellicola deve essere fatta assieme a una ditta esterna. Sì, in realtà noi abbiamo una ditta esterna che ci aiuta a creare il miglior carrello di prestiro possibile, quindi quel dispositivo che allunga il film noi lo progettiamo e lo sviluppiamo con chi produce film. Poi però la nostra macchina deve essere in grado di avvolgere i pallet con qualsiasi tipo di film il cliente abbia. È un brevetto questo che avete oppure è una soluzione semplice quella che avete adottato? Nelle nostre macchine ci sono dispositivi brevettati, sì. Stiamo parlando adesso del come vendere, quindi del marketing. Ma com'è che si contatta un cliente? Si guarda un elenco telefonico, si guarda l'iscrizione alla Camera di Commercio, il volume d'affari, si dice questi hanno bisogno di noi, c'è un sistema? Beh, il sistema telefonico c'è. Nel momento però in cui si decide di lavorare in tutto il mondo, il sistema telefonico è un po' difficile da attuare. Noi stiamo puntando molto sulla qualità del sito internet, che non è solo un sito internet chiaro, ma è anche un sito internet che descriva la nostra azienda con certi messaggi ragionati, creati dal nostro team di marketing e anche con la possibilità di trovarsi nei primi posti nei motori di ricerca. È fondamentale essere nella prima pagina dei motori di ricerca come Google per essere visti in tutto il mondo. Dopo aver fatto questo tipo di lavoro, avete riscontrato che sia più facile che vi chiamino o comunque rimane sempre l'aggancio del cliente prioritario nello sviluppo del volume d'affari? I mezzi sono tutti validi. Il cliente può chiamarci perché ha visto la nostra macchina da un altro cliente, magari da un suo fornitore. Però è importante anche essere alle fiere, è importante essere su internet, è importante la parte telefonica, specialmente in Italia, per trovare anche agenti e per trovare anche agenti in tutto il mondo. Insomma, non c'è un'esclusione di qualcosa, cerchiamo di includere tutti i mezzi possibili per arrivare nel mondo. Secondo la sua conoscenza e la sua percezione, è il prezzo che vi fa vincenti oppure la tecnologia che utilizzate? Non abbiamo macchine economiche, quindi se il cliente cerca una macchina e vuole spendere solo poco, non compra da Tecnover. Ma certamente dovete stare nel mercato e quindi dovete avere costi di produzione bassi. I costi di produzione devono essere bassi, devono essere competitivi. Abbiamo adottato al nostro interno la Lean Production, che è la produzione snella, assieme a dei consulenti esperti
abbiamo imparato a produrre senza sprechi. Quindi gli operatori che lavorano sia in ufficio tecnico e sia in produzione lo fanno nella migliore efficienza possibile. Questo ci consente di avere macchine ad alta tecnologia con un prezzo interessante sul mercato. Senta, lei mi ha spiegato di questa Lean, questo modo di operare. C'è sempre l'idea che alla fine il vantaggio sia solamente per la proprietà, mentre lei mi diceva che ha anche dei risvolti positivi per i lavoratori, un lavorare in un certo modo. Sì, lavorare meglio, lavorare senza sprechi è una soddisfazione anche per l'operatore che monta la macchina o che disegna la macchina, non c'è dubbio. Noi cerchiamo di togliergli tutte quelle attività che non sono attività necessarie nel suo lavoro e che non sono attività attinenti al suo lavoro. Questo è interessante perché poi è una cosa che si trascura. Più dettagliatamente un meccanico non ha voglia di stare lì a firmare moduli o a riempire carte, lui vuole lavorare con le mani, giusto? Certo, ogni volta in cui un meccanico prende una penna e scrive oppure va a prendere una vite che sta a 10 metri dalla sua postazione, perde tempo. Noi dobbiamo avvicinargli questa vite e dobbiamo fare in modo che il suo lavoro sia montare la macchina e non compilare form su fogli. Questa è un'esigenza che soddisfa la produzione, ma soddisfa anche proprio il lavoratore, perché poi alla fine è tutto sotto mano, ma deve anche essere educato in questo, a mantenere ordine, intendo. Il lavoratore, i nostri ragazzi che vogliono bene a Tecnorap sono soddisfatti quando vedono che il loro lavoro è in efficienza, quando vedono che non c'è spreco di tempo. Ma senta, guadagnare tempo vuol dire produrre più macchine? Vuol dire produrre più macchine e macchine migliori. Questo modo di operare investe solamente la produzione oppure tocca anche gli altri settori, ad esempio l'amministrazione, il marketing? L'amministrazione certamente. Le aziende oggi devono fare una grande attenzione a quelli che sono anche qui gli sprechi, i costi inutili e cercare sempre il modo per essere efficienti anche in questo settore. L'azienda produce bilanci mensili per misurare la propria temperatura tutti i mesi, quindi di fatto noi sappiamo ogni mese qual è la situazione nostra precisa. Lei mi ha detto che fate assistenza in 24 ore, ma allora avete dei gruppi collegati nei paesi, è un po' difficile andare in America in 24 ore, arrivare su un posto, qualche concessionario? Noi abbiamo dei centri di assistenza dislocati, ma ciò che garantiamo è soprattutto il fatto che il tecnico nostro, capace e specializzato come il tecnico dei nostri centri di assistenza, parta entro 24 ore dalla chiamata. Poi è chiaro che il viaggio è parte del tempo che il cliente attenderà. Ma l'intervento che si fa è un intervento meccanico, quindi bisognerebbe avere dei pezzi di ricambio, oppure è softwareistico? Generalmente di che cosa si tratta? È meccanico, noi abbiamo al nostro interno un magazzino di tutti i ricambi dei quali il cliente può aver bisogno. Può essere anche software perché la macchina può fermarsi per un qualche problema software e allora interviene il softwareista. Vista così sembra una macchina che una volta ideata, insomma, non ci sia poi molto da aggiungere, mentre avete una continua ricerca, la fate internamente? Intanto le nostre macchine vengono prodotte solo su commissione, per cui il cliente ci spiega come è fatto il suo prodotto, spesso ci dà un capitolato nel quale inserisce quali sono i componenti elettronici che preferisce avere all'interno del quadro e noi gliela facciamo su misura. Oltre a questo, naturalmente, dobbiamo sempre aggiornare le nostre macchine perché i nostri concorrenti ci sono, fanno il loro mestiere e noi dobbiamo essere in grado di offrire al cliente qualcosa in più. Vedo qui sulla scheda che uno dei punti forti è il braccio rotante, cioè quello che avvolge. Quali sono le caratteristiche che deve avere? È un'azione verticale, orizzontale, Cos'è che fa? È un braccio che ruota attorno al carico palettizzato per avvolgerlo. Questa è la macchina veloce e semplice ed è la più interessante che oggi il mercato offre. Però c'è anche un alto e un basso, allora riesco ad avvolgere... Devo fare una spirale, quindi il carrello sale e scende mentre il braccio ruota attorno al carico palettizzato. L'altra particolarità è questa che mi diceva prima di allungare il film, cioè la pellicola di avvolgimento in modo da consumarne meno. Evidentemente è una parte di costo importante.
è una delle parti fondamentali del nostro avvolgitore. Il cliente quando compra la macchina pensa sempre a quanto film sprecherà e quindi a quanti costi aggiungerà sul suo carico palettizzato. Abbiamo creato con i nostri tecnici un sistema che garantisce pochissimi grammi, 96 grammi, come dicevamo prima, di film su un carico palettizzato. Oggi al mondo nessuno dei nostri concorrenti riesce a garantire questo peso. Una delle ultime domande che le voglio fare, e sembra una delle solite domande, riguarda l'importanza del personale, ma effettivamente lei, insomma, tutta l'azienda dedicate molta attenzione al personale, è la parte più importante del vostro lavoro. Sì, in realtà mi sento di dire che è il personale che dedica tanta attenzione a Tecnora. Abbiamo dei ragazzi fantastici, bravi, preparati, volenterosi. Credo che questa zona sia il posto migliore in cui potevamo scegliere di fare questa azienda. Sono convinto che l'Italia, questa zona, questa provincia siano il posto giusto per fare queste macchine. Non posso immaginare né pensare di fare questa attività da un'altra parte. Eppure ci sono tante controindicazioni, c'è una tassazione alta, una burocrazia soffocante, risposte che arrivano tardi, infrastrutture assenti e il personale riesce a sorpassare tutto questo. Sì, la loro capacità, la possibilità di dare la flessibilità che noi italiani, e in questo caso i bellunesi, sanno fare, supera queste cose. Per chiudere la trasmissione, voi avete anche un record mondiale, di che cosa si tratta? Si tratta della B300, che è la macchina a braccio più veloce del mondo. Ci sono due brevetti in particolare che ci permettono, e un'idea di base, che ci permettono di produrre 136 pallet all'ora. È una velocità che i nostri concorrenti non possono raggiungere.